Diamo un'occhiata al nuovo rilascio di Exosphere. Entriamo subito nel dettaglio. Per i nuovi utenti di Exosphere abbiamo creato una nuova schermata di avvio, ovvero la pagina di benvenuto quando si accede a un nuovo spazio di lavoro Exosphere. In questa schermata è semplice collegare il primo mini server e iniziare subito a utilizzare tutte le funzionalità del proprio spazio di lavoro Exosphere. Abbiamo anche creato una nuova dashboard iniziale per gli utenti già esistenti e per gli spazi di lavoro già attivi, dove è possibile vedere a colpo d'occhio cosa sta succedendo nel proprio spazio di lavoro, quali sono le attività da svolgere e accedere rapidamente alle sezioni e alle azioni più importanti. Ora è anche possibile personalizzare la propria schermata di avvio, segnando come preferita qualsiasi pagina dello spazio di lavoro Exosphere. Così, ogni volta che si accede a quello spazio di lavoro, questa pagina diventa la nuova schermata di avvio. Oltre a questo, abbiamo ridisegnato la navigazione principale all'interno di Exosphere. Nel pannello laterale a sinistra troverete alcuni nuovi menu, come Analytics e Inventory. Analytics contiene tutte le funzionalità precedentemente raggruppate sotto il nome Data. Ma la novità più importante è la nuova barra comandi di Exosphere. In alto troverete un campo di ricerca. Cliccandoci sopra, oppure premendo CTRL-K o Command-K su Mac, si apre la nuova barra comandi. Per tutti gli appassionati della funzionalità F5 di Loxone Config, questa novità sarà molto utile. All'interno sono disponibili i comandi più importanti. Si può navigare in qualsiasi punto dello spazio di lavoro Exosphere. Cercare dashboard, mini server o addirittura i controlli configurati nel mini server e accedere ai punti più rilevanti direttamente da lì. In pratica si può cercare in tutto lo spazio di lavoro e navigare direttamente ai punti più importanti senza dover ricercare manualmente. Passiamo ad altre novità introdotte con questo rilascio, come la nuova funzione Inventory. Inventory è una nuova funzionalità completamente nuova di Exosphere. Qui è possibile vedere ad esempio tutte le stanze e le categorie configurate nel mini server del proprio spazio di lavoro. A cosa serve? In uno spazio di lavoro internazionale, come quelli degli uffici Loxone, ci sono molti nomi diversi per indicare la stessa cosa. Con il nuovo rilascio di Exosphere è possibile visualizzare tutte le variazioni di una stanza centrale, selezionarle e creare un gruppo di stanze. Questo gruppo può poi essere usato per trovare e selezionare facilmente quella stanza nello spazio di lavoro. Nella sezione Inventory è disponibile anche una lista di tutti i controlli configurati nel mini server a cui Exosphere ha accesso. A cosa serve? Ad esempio, usando i filtri, è possibile trovare rapidamente un controllo configurato da qualche parte, di cui non si ricorda la posizione. È poi possibile mostrare le statistiche correnti del controllo o aggiungerlo a un grafico esistente, oppure creare un nuovo grafico con quel controllo. Un'altra novità introdotta nella vista controlli è la funzione Control Set. In alto a destra si trova il pulsante Save as Control Set. Questa funzione è completamente nuova ed è pensata soprattutto per spazi di lavoro grandi. Ma cosa sono i control set? Sono gruppi di controlli basati su filtri e quelli definiti dall'utente. Questa funzione è particolarmente utile per spazi di lavoro grandi e dinamici, dove vengono aggiunti continuamente nuovi punti di controllo. Prima bisognava riconfigurare dashboard e grafici per includere le nuove posizioni. Con i control set basati su query, le nuove posizioni vengono aggiunte automaticamente ai grafici. Ad esempio,
Ho preparato un control set per tutte le temperature delle camere d'albergo del campus Luxon. Qui si ha una panoramica rapida di tutti i controlli che gestiscono o mostrano questa temperatura. E a destra è presente un'anteprima del grafico. È anche possibile cercare una stanza specifica, ad esempio la stanza 101, e visualizzare solo le temperature di quella stanza nel grafico. Come si crea un control set? Nella finestra dedicata bisogna inserire un nome significativo, selezionare un elemento della struttura del mini-server in cui si trovano i controlli e scegliere un tipo di controllo, ad esempio analog status con state value, l'unico disponibile per quel tipo di controllo. Se il filtro non è ancora completo, in basso a sinistra si trova il costruttore di query, dove è possibile definire filtri basati su categoria, stanza, nome del mini-server o nome del controllo, combinati con operatori come AND o OR. Ad esempio, ora ho filtrato per questa categoria e nell'anteprima sulla destra vediamo i valori di temperatura. È possibile combinare più criteri e annidarli come necessario. And/or operators like mentioned before. So, let's cancel this one. Questa funzione è molto utile per creare dashboard dinamici in grandi spazi di lavoro, dove i nuovi controlli vengono aggiunti continuamente senza dover aggiornare manualmente i grafici esistenti. Abbiamo implementato anche altre novità interessanti per i grandi spazi di lavoro, come il nuovo sistema di tag e il sistema filtri per dashboard, grafici e altro. Ad esempio, nella lista delle dashboard, tutti possono avere etichette con tag personalizzabili definiti per lo spazio di lavoro. Chi utilizza Exosphere da tempo sa che la nomenclatura è difficile e non sempre si trova rapidamente la dashboard o il grafico giusto. Per questo abbiamo introdotto i tag. Basta mettere un tag nella dashboard con il flag energia e poi usare il filtro per trovare rapidamente tutte le dashboard relative all'energia. Per non dover ridefinire sempre i filtri, abbiamo aggiunto la funzione visualizzazioni. In alto a destra, il pulsante Save as View come visualizzazioni permette di salvare la configurazione dei filtri, ad esempio come dashboard energia, e condividere il link con i colleghi per riutilizzare sempre gli stessi filtri. E in questo modo è possibile riutilizzare sempre le stesse configurazioni di filtri per arrivare rapidamente esattamente dove si desidera. Passiamo alle novità relative alla dashboard. In alto troviamo i dashboard template. Abbiamo iniziato a darvi dei blocchi preconfigurati per costruire rapidamente le dashboard e visualizzare i dati chiave. Provando ad esempio il modello Energy Overview, la dashboard viene preconfigurata con alcuni pannelli. Basta cliccare su Configura per selezionare i controlli corretti. Ad esempio, scegliendo il pannello Monitoraggio del flusso di energia del campus Luxon, in soli 2 clic il pannello è configurato.
Ora è possibile esplorare come viene utilizzata l'energia degli edifici e nelle varie sedi grazie alla nuova visualizzazione e flusso di energia. Qui è inoltre possibile approfondire l'analisi e ottenere una panoramica davvero chiara di come l'energia viene utilizzata nel proprio edificio e nelle diverse sedi. Abbiamo preparato anche molti altri modelli, come il template Top Consumers, che consente di inserire i controlli dei contatori e ottenere ad esempio una lista dei primi 10 consumatori di energia all'interno del proprio spazio di lavoro. Ma non è tutto. Abbiamo anche notato che è piuttosto difficile creare dashboard per spazi di lavoro molto grandi, che combinano molti punti dati diversi, ad esempio provenienti da numerose serie differenti. Per questo motivo abbiamo sviluppato una nuova funzionalità chiamata Expandable Section. Creiamo un nuovo grafico per mostrarla. Qui posso aggiungere una sezione espandibile. Ho preparato questo grafico delle temperature e grazie a questa sezione espandibile, con solo 2 clic, posso aggiungere una panoramica di tutte le temperature delle camere d'albergo in una sezione della dashboard ordinata. Naturalmente comprimibile e completamente personalizzabile. Un'altra novità è che ora è possibile configurare dashboard che si estendono su più schermi. In precedenza si era limitati a un solo schermo. Ora è possibile creare numerosi pannelli di grandi dimensioni e realizzare dashboard molto potenti e avanzate. Bene, ora entriamo nel dettaglio delle nuove funzionalità dei grafici. Vediamo quali tipi di grafici sono disponibili. Abbiamo naturalmente implementato anche il sistema di tag e il sistema di modelli. L'aspetto è molto simile alla panoramica dei dashboard. Si vedono alcuni modelli predefiniti che abbiamo rilasciato con questo aggiornamento di Exosphere, come il flusso di energia appena visto, il modello Top Consumers già menzionato, ma anche modelli come il Base Load per gli edifici o il Peak Load. Vediamo ora cosa è possibile fare con il nuovo sistema di grafici. Lo abbiamo reso allo stesso tempo più semplice e più potente. Questo, ad esempio, è una panoramica del Top Consumers. Uno degli obiettivi del nuovo sistema di grafici era rendere molto più semplice l'analisi di diversi intervalli temporali. Come si conosce già dall'app, è possibile passare facilmente tra visualizzazioni giornaliere, settimanali, mensili e così via. Abbiamo ricostruito questa funzionalità all'interno della vista Exosphere. Ora è possibile passare semplicemente dalla vista giornaliera a quella settimanale o mensile e il sistema riconfigura automaticamente la risoluzione dei dati in modo coerente. Torniamo ora alla vista settimanale per mostrare alcune funzionalità aggiuntive. Abbiamo integrato molte nuove funzioni di analisi pensate per gli utenti più avanzati. Nella parte superiore si trovano 3 pulsanti, Filter, Analysis e Comparison, che racchiudono tutte le nuove funzionalità di analisi del sistema di grafici di Exosphere. Ad esempio, con i filtri è possibile ridurre grandi set di dati, come mostrare solo i primi 10 consumatori del proprio spazio di lavoro. Allo stesso modo, l'analisi bottom K permette di visualizzare i valori più bassi. Ad esempio, se volessi vedere le 5 temperature più basse tra tutte le camere d'albergo, posso farlo configurando l'analisi bottom K in questo modo. È anche possibile definire soglie di valore statiche. In questo modo vengono visualizzate nel grafico solo le serie che soddisfano questo criterio.
Grazie a questa funzione è possibile creare in modo rapido e semplice dashboard o grafici che mostrano esclusivamente i valori che non raggiungono il benchmark. Ora questa funzione è disponibile per un numero molto elevato di controlli per ciascun grafico. In pratica non ci sono limitazioni reali su quanti controlli si possono aggiungere a un grafico. Con la funzione Analysis abbiamo inoltre introdotto funzionalità di benchmarking, come la visualizzazione del valore medio direttamente nel grafico. Questa linea tratteggiata mostra ora il consumo energetico medio su tutti e tre gli spazi di lavoro. È anche possibile visualizzare i valori minimo e massimo, oppure aggiungere un valore target, come questo valore pari a 1. Anche esso rappresentato da una linea tratteggiata con un colore personalizzabile. Infine, abbiamo sviluppato una potente funzione di comparison che consente di confrontare diversi intervalli temporali in modo molto più semplice rispetto al passato. In precedenza questa operazione era possibile, ma non era facile da utilizzare. Ora basta solo un clic per confrontare ad esempio la 50ª settimana con la 49ª settimana tramite una sovrapposizione dei dati. In questo modo i valori del periodo precedente vengono combinati direttamente nel grafico. È anche possibile visualizzare i valori affiancati, oppure calcolare le variazioni percentuali tra due intervalli temporali. Sono incluse molte altre funzionalità, nuove e potenti. Spero che iniziate un vero percorso di scoperta per esplorare tutto ciò che è possibile fare con il nuovo rilascio di Exosphere.